Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre 2025. Ok. Wow, abbiamo la carta del sole, amici dei pesci, periodo gioioso, giocoso, prospero direi. Quando c'è la carta del sole si parla sempre di qualche cosa che è in crescita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che offro e il numero di telefono. Sempre in descrizione trovate anche i link ai videocorsi gratuiti presenti nel canale, il link al workshop sulla stesi identikit di inizio luglio 2025 e c'è anche la promozione di giugno. Bene, andiamo a vedere per il segno dei pesci qual è l'energia disponibile. Regina di spade, cavaliere di bastoni, abbiamo il papa, cavaliere di coppe, 3 di pentacoli, cavaliere di pentacoli, e asso di spade. Mm. Hmm. Partiamo da questa regina di spade. Cavaliere di pentacoli che si ripete e 7 di spade. Datemi un'altra carta per il 7. Guardate, asso di spade e 4 di spade. Pare ci sia qualche non detto, ragazzi, qualche verità che potrebbe venire a galla o mi viene da dire, perché essendo una stesa spirituale, la verità è siete voi che dovete dirla o vederla voi stessi. Non è tanto la verità di qualcun altro, è la vostra verità. È come se ci fosse da ricreare in un certo senso un ordine mentale. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Mago e regina di coppe. Guardate, avete queste due regine al contrario, sento che c'è parecchia confusione mentale, parecchia confusione emotiva. Uno dei significati del sole è proprio la chiarezza mentale, la trasparenza, l'essere cristallini. Sento che qui c'è un qualche cosa con o il vedere se stessi, il valutare se stessi, o può essere un tema rivolto agli altri. Credo che sia più tipo un nascondersi per qualcuno. Cioè mantengo un profilo basso
perché ho X paure. Come non dico qualcosa perché non so bene cosa dire, non so se sono nel giusto, non so se vengo giudicato. Andiamo a vedere il Papa. Mm. 2 di coppe, 10 di bastoni. Voglio andare a vedere anche il cavaliere. Ho come l'idea che il tema qui sia un po' la comunicazione, ragazzi, ed è il modo in cui voi vi esponete agli altri. Esponete sia nel senso di esporre, di come parlate e di quanto dite di voi, cioè di quanto siete esposti agli altri a livello di comunicare la propria intimità. Datemi una carta per il giudizio. È come se qualcuno qui avesse imparato che stare zitti a volte è meglio, o che non parlare di certi temi è meglio, o che far buon viso a cattivo gioco. Sapete, è come quando da piccoli ci insegnano, magari, non so, a chiedere scusa per qualche cosa di cui non siamo dispiaciuti. Lì è come diventare falsi, però il genitore ci obbliga perché è per educazione. Magari l'altro bambino mi ha dato uno schiaffo, io gliel'ho restituito, però sono io, cioè i miei genitori sono fermamente convinti che io debba chiedere scusa a mia volta, quando magari il bambino o io non sono dispiaciuta di avergli restituito quello che lui per primo ha fatto. Questo è per farvi capire un po' il punto di vista diverso anche dei bambini, no? Dove alle volte non ci si rende conto in quanto genitori. Forza. È come se doveste prendere il coraggio a quattro mani, ragazzi, e farvi vedere per ciò che realmente siete. Un altro dei significati della carta del sole è i bambini, quindi il bambino interiore anche in questo caso, ed è come se ci fosse da lavorare, elaborare qualche cosa sul vostro modo di comunicarvi, di dire le cose agli altri, cioè il fatto di dire dei no, per esempio, e quindi di non soddisfare le aspettative degli altri, non ci rende meno meritevoli di amore, ok? Cioè è come se bisognasse imparare a staccarsi da certe idee, da certi legami, mi viene da dire, o ricalibrare, riponderare, cioè senza sentirci, cioè vi faccio un esempio, uno dei modi per dire no può essere, vi chiedono di andare a prendere il latte e voi dite no perché adesso non posso, giustificando, no? No, ma adesso non posso, ma se vuoi vado più tardi. Cioè è come un andare verso l'altro in un modo diverso, verso l'altro, verso il mondo. Andiamo a vedere eh, il 3 di pentacoli. Cinque di spade e 3 di coppe. Attenzione verso chi andate e con chi stringete alleanze. Perché ho la sensazione che qualcuno potrebbe, diciamo così, fuorviarvi. È come se steste facendo un lavoro di disintossicamento mentale, disintossicazione mentale, tiraste fuori voi qual è la vostra verità. Se vogliamo, è un buon periodo per superare i propri limiti e iniziare a dire quei no che non avete mai detto, piuttosto che quelle verità che non avete mai detto, che avete tenuto nascoste. Vi ripeto, ci sarà come un cambio nell'andare nei confronti degli altri, però questo, dall'altra parte, quando si vive un cambio, quando si subisce un cambio, si resta un attimo così. E quindi
Potrebbero arrivare frasi del tipo non ti ho mai visto così, non ti sei mai comportato così, però è che semplicemente ne avete le scatole piene per certi versi e quindi è come se doveste iniziare a vibrare con la vostra reale essenza. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Wow, un'altra volta il Papa. Re di coppe e Papa. Dunque, ragazzi, non vi nego che effettivamente potrebbe anche risuonare parecchio con un movimento di tipo affettivo. Le stese, le previsioni sull'amore, gli affetti, il lavoro, il denaro, le pubblicherò prossimamente, quindi se non volete perderle, rimanete sintonizzati. Ehm, Però io ho anche la sensazione che il vostro insegnamento un po' di vita di questo periodo sia imparare a collaborare, imparare ad andare verso l'altro, come vi dicevo prima, in un modo diverso, in un modo più onesto, in un modo più cristallino. E chi se ne frega se le aspettative dell'altro non vengono soddisfatte, sono aspettative che si è creata l'altra persona. E poi ci sta che alle volte non abbiamo anche solo voglia di fare qualcosa per qualcuno, perché magari quel qualcuno ci ha mancato di rispetto e ci sta lì e non riusciamo a mandarlo giù. E quindi quando arriva tutto sorridente o tutta sorridente, ah senti scusa, ho bisogno di un favore, me lo fai? No, punto. E non mi devo neanche giustificare se proprio la vogliamo dir tutta. Però se sapete che poi l'altra persona tenta di convincervi e martella, dategli subito il no perché non ho tempo, no perché non sono capace, no perché non è di mia competenza, anche semplicemente no perché non mi fa piacere, no perché non ho voglia. E normalmente quando date queste risposte gli altri prendono come una sberla in faccia. Andiamo a vedere l'asso di spade. 9 di spade. Qui ragazzi comunicherete chiaro, patti chiari, amicizia lunga. È come mettere dei paletti con questo asso di spade e comunque farete valere la vostra verità. Cari amici dei pesci, troverete un equilibrio alla fine. Tenete presente che, come vi dicevo, ci può essere anche un tema a livello di relazioni dove magari c'è da, come vi posso dire, organizzare, potrebbe essere una casa, potrebbe essere un qualche contratto di compravendita. Ora, il fatto che ci sia il 2 di coppe, sì, può risuonare, e il Papa, può risuonare effettivamente con una relazione romantica, ma potrebbe anche essere una relazione tra fratelli, ipotesi, che dovete gestire e che non sapete come gestire, inerente a una compravendita di una casa. E quindi qui il consiglio è andate verso l'altro con un nuovo modo di fare, con la vostra reale verità, prima la dovete capire voi ovviamente per comunicarla, togliervi dalle bugie che vi siete sempre raccontati o che vi hanno sempre raccontati, questa è la carta della guarigione, e poi comunicarla agli altri e dire qual è la vostra realtà. Con la carta del sole la comunicazione è chiara, limpida, trasparente, concreta. Non lascia spazio ai dubbi. Ok, qui è la verità che viene a galla, ragazzi. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Se vi state aspettando che sia l'altra persona a venire verso di voi, diciamo che non è il metodo di azione migliore, quello dell'attesa. Avete due cavalli qui, due cavalli qui, anche se sono quelli lenti, quelli di pentacoli, però è come se vi dicessero di muovervi voi, di essere voi a fare il primo passo, di essere voi ad andare verso gli altri. Ok, questa carta che è una numero 36 vi invita ragazzi ad avere fiducia e notate che qui la fanciulla si sta coprendo gli occhi, quindi parla proprio di una fiducia cieca.
tenete anche presente che avete una bellissima ruota della fortuna, quindi è come se arrivasse qualche possibilità, qualche apertura, mi viene da dire. La ruota della fortuna è associata a Giove. Giove adesso si sta muovendo ed entra o è entrato in un segno d'acqua. Quindi effettivamente Giove è il pianeta della fortuna, dell'espansione, per cui ragazzi è un momento dove è giusto comunicare la propria verità, favorevole direi anche. Andiamo a vedere. Ok. Due oracoli dei semistellari. Il primo è amore. Guardate, anche qui parla della vostra verità. Vi dice, vivi la tua verità e condividi l'amore che c'è nella tua anima. Ed è proprio il sole, cioè è proprio l'essenza, come vi posso dire, il fuoco interiore. E la seconda carta è... Ah, che interessante. Vi dice di lasciar andare il controllo diciamo, della parte esterna. Semplicemente sii nella vita, nel momento presente, come se vi dicessero vivi nel qui e ora. Lascia andare questo bisogno di controllo. Il bisogno di controllo, ragazzi, ha varie sfaccettature a livello di causa, cioè che cosa che causa questo bisogno di controllo. Normalmente è l'insicurezza, quindi io ho bisogno di controllo, di creare certe regole perché se sono insicuro so che seguendo queste regole non succederà niente di male, io posso sentirmi protetto. E quindi tendenzialmente le persone che fanno fatica a essere flessibili tendono a, diciamo, ad avere questo ipercontrollo piuttosto che bloccano la loro flessibilità mentale, fisica, emozionale per riuscire a mantenere sotto controllo, perché credono che mantenendo sotto controllo la situazione non capiti niente di male. Cioè, se io sono, vi faccio un esempio, se io sono la fidanzata perfetta, lui non mi potrà mai lasciare, ok? Questo è il bisogno di controllo, perché dietro c'è la paura dell'abbandono. Quindi è interessante anche andare a scavare un pochettino perché avete bisogno di questo controllo o in che ambiti, perché magari vi succede in qualche settore e quindi è interessante anche lì capire in che settore sentite di avere bisogno di controllo, da dove arriva questa necessità. Ultimo oracolo. Il tuo spirito eterno, ovvero il sé superiore. Parla di un'intuizione sacra, ragazzi. Tenete presente che il sole è la connessione con Ra, mi viene da dire, con il nostro dio interiore. Ra era un dio egizio, che è il dio del sole. E in molti tarocchi, anche in esoterismo, si fa riferimento a queste divinità e, e parla un po' della divinità che è in noi anche, no? E quindi lo Spirito Santo proprio, lo Spirito Eterno. Vabbè, quest'ultima parte potrebbe non risuonare molto con tante persone, soprattutto se non siete religiosi, quindi lasciatela andare se non vi piace. Per il resto, ragazzi, io spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete scrivere una mail o anche contattare via telefono. Ce l'avete sulla pagina web di cui trovate il link sotto nella descrizione e nella home page del canale di YouTube. Diversamente, se per X motivi preferite andare
a vostro ritmo. Vi invito a fare lo stesso lavoro sulle credenze limitanti, ma nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto questo tema, è diviso per settori, c'è il settore dell'amore, denaro, lavoro, insomma. E inoltre tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per sciogliere eventuali blocchi energetici, cioè è un po' tutto quello che io ho studiato durante il mio percorso di crescita, io l'ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque, se volete sapere quali sono i temi, vi invito ad entrare nelle playlist con le copertine lilla e a dare un'occhiata ai titoli dei video. Quelli si vedono, sono pubblici. Bene ragazzi, detto questo io vi auguro un semestre splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!